provocazione. Dopo appunto questa cosa che ci hanno provato a derubare, stamattina siamo andati dal meccanico che ci ha sistemato la porta. adesso abbiamo una maniglia che cioè brilla di luce propria praticamente. L'abbiamo fatta mettere su cromata. No scherzo, nera, perché praticamente abbiamo fatto per 3 giorni che per entrare in furgo dovevamo passare sempre da dietro, quindi scavalcare il letto, entrare da dietro, sbloccare la porta e aprire. Infatti mandavo sempre Nike. Ma era anche divertente. Quinto più, tipo. Adesso siamo in viaggio, facciamo un po' di strade normali. Abbiamo deciso di fermarci ad Avignone. Così ci facciamo il bagno nel Rodano. E vediamo soprattutto come sarà questo approccio con i francesi, perché tra l'altro bisogna anche presupporre questa cosa, che adesso c'è questo cambio culturale non indifferente. Aspetta, dobbiamo farvi vedere una cosa importantissima. Per passare il confine ci siamo ovviamente muniti di test rapido. Ah, ma ecco perché va così, perché sono in quarta tipo da un quarto d'ora. Tappa d'Avignone e poi direzione. Tappa d'Avignone, me mangio un escargone. Direzione. Zeus. No. Stiamo ripercorrendo la strada che abbiamo fatto 2 mesi fa, a metà aprile quando siamo partiti. È stranissimo perché in realtà sembrano tipo 2 settimane fa. Sono 2 settimane infatti. Ah. No dai, dopo 2 mesi. Niente, il motivo in realtà di questo video è fare un po' un resoconto di questi primi 2 mesi di viaggio. Siamo partiti, siamo andati a Margalef, prima tappa. Sì. La tanto attesa Margalef, io non ero mai stata, avevo visto solo nei video questo posto fighissimo. Chiaramente la cosa bella è stata che sai, dopo tutto il viaggio, un anno a casa, bloccati, cioè comunque arrivare in Spagna, Margalef, c'era tutta l'hype, cioè potevamo secondo me anche arrivare in una palude non so, nell'Uzbekistan e saremmo stati felici comunque. Mi ricordo la prima mattina che ci siamo svegliati, sembrava surreale, cioè non so se ve l'abbiamo raccontato. Tornati dalla Falesia tranquilli, abbiamo trovato uno spot consigliato da amici e ci siamo beccati dei sassi, cioè dei sassi così. Pace, comunque Margalef è bellissimo, però alla fine il posto dove veramente siamo stati bene, che è diventato casa, è stato Siurana, no? Dove proprio dopo una giornata di arrampicata dicevamo andiamo a casa adesso, arriviamo al parcheggione, fare gli aperelli in compagnia. È stato bello, e soprattutto conosci persone, storie. Io non parlando tra l'altro lo spagnolo, stavo per dire non parlando bene lo spagnolo, ma non me la sento di dire così. Non parlando spagnolo, in realtà ho detto aiuto, non riuscirò mai a comunicare, bla bla bla. Invece in realtà lì a Siurana, nel parcheggio dove stavamo, in realtà abbiamo sempre parlato inglese, poi con tutti spagnoli e non tedeschi. Adesso ci diciamo la cosa più bella che è successa a Siurana è che ho visto Dave e Chris. Io felicissima da bimba neofita. E poi quando è arrivato Chris Sharma, che io stavo provando questo 7A da 2, poverina, e Lore che mi dice dai, ma c'è Chris Sharma, guarda sta arrivando, e io dicevo no. Quindi questa alla fine Nai è stata la cosa più bella di tutta la vacanza, aver visto Chris Sharma. Sì. Il momento che voglio ricordare è quando ho pescato 2 sleppe così nel lago, il giorno di Resta ho pescato, e poi tra l'altro Oddio la pesca. abbiamo praticamente preso sti 2 pesci belli, vabbè, pesciozzi, però vabbè li abbiamo presi, sembravano buoni, belli, li abbiamo puliti, li abbiamo mangiati alla sera, fatti un po' di erbettine spagnolite così, Mister l'abbiamo mangiato, veleno, siamo stati male anche. Cos'è il confine? 2 minuti dal confine e io devo farmi scendere un po' l'ansia perché Ci aspetta un tampone forse nel naso, vabbè. Speriamo di no. No, non Speriamo devi di no. dirlo. No, non lo dico. Faccia da tampone non eseguito. Da francese, vedete il mio naso All'inizio. è ancora sano. Abbiamo passato il confine senza problemi, anche questa volta.
Sì, l'unica cosa è che su un attraversamento pedonale non ho fatto passare due e praticamente c'era una sbirra lì che tipo mi ha detto su. Quindi stavamo per farci fermare Esatto. a causa di questo. Comunque torniamo a noi. Dopo il mal di pancia dovuto Al pesce. al pescato, siamo andati vabbè, a Barcellona. Sì, siamo stati là questi ultimi 10 giorni, credo, più o meno. Non dormendo in città perché in furgone si sa è un po' pericoloso dormire in centro a Barcellona, tant'è che hanno provato a aprirci la porta l'altro giorno. Tra l'altro in pieno giorno, tipo alle 2 del pomeriggio, cioè una roba. Spieghiamo perché siamo andati a Barcellona effettivamente per lavoro di Lore, che doveva tracciare in un po' di palestre, e quindi abbiamo deciso di fare un tour delle palestre di Barcellona. Esatto. Ne abbiamo visitate 5, cioè tutte praticamente le abbiamo visitate. E... Ve le dico. Blocat, Chimera, Sharma, Block District e Salabatec. E Bloccat. Sì, già detta. Ah, ok. Chi è che di voi sa i 7 nani? Comunque abbiamo deciso di fare una review di qualche palestra. Quindi se anziché visitare la Sagrada Famiglia avete deciso di andare a Barcellona per allenarvi, guarderete i video delle review delle palestre. Esatto. Bueno boys, alla prossima e Hasta luego. hasta pronto. Anzi, Au revoir. au revoir.